Ciao selvaggi, sono Klaus e oggi andremo molto di. Come sempre in descrizione trovi il link per scaricare questo progetto Ableton e il suo sample pack, ma ti invito a seguirmi, almeno ci capirai qualcosa. Ormai la Deep House abbraccia 3000 sfaccettature diverse. Se andiamo su Beatport e ascoltiamo la top 100 sembra di ascoltare una playlist random di Spotify. Ci sono veramente 20 generi diversi. Quella che andremo a fare oggi possiamo categorizzarla come Modern Deep House. Se poi vogliamo essere proprio precisi la potrei chiamare Melodic Modern Deep House. A me, lo sapete, le categorie stanno un po' strette, quindi chiamatela come vi pare. Oggi andremo a fare questa traccia. Partiamo dalla scelta dei suoni, che è fondamentale. Sono andato su Splice, ho selezionato Deep House e mi sono messo ad ascoltare alcuni sample. Come ho trovato questo, ho detto è lui. È proprio il sound che stavo cercando, quello che volevo. Quindi, per quanto riguarda il groove, tutti i suoni vengano da questo sample pack. Prima cosa, impostiamo i BPM a 120. Andiamo piano perché è Deep House. Poi inseriamo il kick. Adesso vi svelerò un segreto che i producer si tramandano da anni e anni e non vogliono che voi lo sapete. Il segreto è di impostare il kick a meno 10 dB. Perché? Il kick, si sa, è una parte fondamentale nella musica elettronica, quasi la più importante. Quindi se noi impostiamo il kick a meno 10 dB, tutti gli altri suoni gli andranno dietro. In questo modo gestire i volumi durante la stesura della traccia e non clippare sarà semplicissimo. Ma non si sente niente! Proprio per quello andremo sul master, inseriamo un limiter e gli ridiamo i 10 dB che abbiamo perso. In questo modo l'audio che esce dalle casse e dalle cuffie sarà invariato e alla fine della traccia vi renderete conto che avrete gestito i volumi in modo perfetto. Vado avanti nella creazione delle nostre drums usando tutti i suoni che ho precedentemente scelto. Anche qua io mano a mano che inserisco un suono vado subito ad abbassare il suo volume avendo come riferimento il kick. Anche qua esistono due scuole di pensiero, chi come me preferisce gestire i volumi mentre sta creando la traccia e chi preferisce gestirli tutti alla fine quando la traccia è ultimata. Esiste un metodo giusto e uno sbagliato? No, esiste il metodo che è più produttivo per te. Inserisco i tom. E gli hi-hats. Li warpo tramite Complex Pro. Ok, e il nostro groove è terminato. Lo sapete, la teoria musicale mi sta un po' qua, però in una traccia come questa, dove ci sono un sacco di suoni, accordi, melodie, bassline, è intelligente e conveniente scegliere una scala e seguire quella. In questo modo tutto suonerà intonato fra di loro e sarà molto più facile muoversi per creare melodie, bassline e accordi. In questo caso ho fatto tanti discorsi, ma ho scelto la scala di A minore e quindi tutte le note bianche. Adesso vado a creare questo pluck sound, questi suoni che tendono a salire. Vado a crearmi sul piano roll la scala di A minore, cioè seleziono tutte le note bianche da A ad A, premo fold e le porto fuori dalla griglia in modo che non suonino. Creo una copia per avere un range più ampio di note su cui suonare e vado a creare il mio pluck sound. Se avete Ableton Live 11 siete avvantaggiati perché potete scegliere automaticamente quale scala usare sul piano roll. Ok, creo un loop. Lo sapete, a me non piace dare niente per scontato, però approfondire il sound design in un video come questo è veramente impossibile.
Mi limiterò a descrivervi quello che ho fatto per creare questo suono. Se volete approfondire il sound design, su YouTube trovate un'infinità di tutorial. Seleziono tutti e due gli oscillatori e aumento di un'ottava. Filtro il suono di tutti e due e vado a diminuire la DSR perché voglio una release molto corta. Il secondo inviluppo lo mappo direttamente sul cutoff e vado a filtrare questo suono. Aumento con gli unison le sorgenti dello stesso suono e do un po' di distorsione che ci sta sempre bene. Adesso cliccando su Configure, poi su Cutoff, lo vado a mappare direttamente sul nostro piano di lavoro. Ok, adesso andremo ad inserire un po' di accordi, altrimenti che canzone dei pause è? Qual è il modo più semplice per inserire degli accordi? Beh, è seguire la scala su cui stiamo lavorando. Visto che stiamo lavorando nella scala di A minore, andrò ad inserire un accordo in A minore. Come si crea un accordo di A minore? Semplicissimo. Mettiamo come prima nota la A, che è la fondamentale, saliamo di 3 semitoni, inseriamo la seconda nota, saliamo di 4 semitoni ed inseriamo la terza nota. Questo è un accordo di A minore. Vado a filtrare questo suono, aumento leggermente il reso e vado a diminuire l'attacco. Aumento leggermente la release e diminuisco un po' il sustain. Ok, andiamo avanti nel nostro giro di accordi. Copio l'accordo di A minore. Adesso vado a creare un accordo in G minore. Anche qui stessa regola, prima nota la G, poi saliamo di 3 semitoni, inseriamo la seconda nota e saliamo di 4 semitoni, inseriamo la terza nota. Andiamo ad ascoltare. Non mi piace come suona. Trasformo questo accordo da minore a maggiore, spostando la seconda nota. Molto meglio. Per concludere questo giro di accordi inserisco un'altra volta un accordo di A minore. Ok, semplicissimo. Gli accordi logicamente possono essere composti anche da più di 3 note. Quindi vado qui ad inserire un'altra nota in A nell'ottava precedente. Vado a aumentare un po' il filtro per sentire meglio. Poi inserisco una nota in B. La sposto in D. Scendiamo un po' in F. È lei. Qua rimetto la A. Perfetto, il nostro giro di accordi è pronto. Andiamo a smanettare con Serum. Seleziono la forma d'onda giusta. Aumento di un'ottava e con Unison vado a creare più sorgenti dello stesso suono. Le avvicino fra di loro, mi sposto nella forma d'onda ok, attivo anche il secondo oscillatore che logicamente filtro e vado a cercare una forma d'onda che sta bene insieme a quella. Perfetto. Anche qua
Ok, ascoltiamolo nel complesso. Perfetto così. Ok, anche i nostri accordi sono pronti. Vado a inserire giusto 2 note di piano. Userò come seconda nota una nera che non è nella scala e sentite un po'. Molto meglio le note bianche. Ok, vado avanti con questo loop. Ok, vado a inserire il vocal. Abbasso il volume. E lo warpo tramite complex. Inserisco il secondo vocal, mamma mia. Abbasso il volume anche di questo. Per quanto riguarda la bassline ho logicamente usato solo note bianche, mi sono messo con la mia tastiera e ho suonato fino a che non ho creato il pezzo che mi piaceva, la bassline che volevo. Andiamo su Serum, selezioniamo la forma d'onda giusta, filtriamo il suono, abbassiamo di 2 ottave. Mi sposto nella forma d'onda, aumento l'angolo di taglio del filtro anche l'oscillatore 2, vado a modificare la DSR. Cambio la seconda forma d'onda che diminuisco di un'ottava. Il secondo inviluppo lo mappo sul cutoff. Ok, vado avanti con la stesura. Ok, la traccia potrebbe anche finire qui, però ho voluto inserire questo synth molto particolare. Come si crea questo effetto di questo synth? Beh, basta copiare gli accordi che abbiamo creato prima. Ed aggiungere l'arpeggiator. Impostando a 1/16 si crea questo effetto molto particolare. Vado a modificare leggermente il gate. Vado avanti nella stesura. Inserisco il secondo effetto.
faccio rientrare placche e accordi. Partiamo dal kick. Inserisco un bel EQ8 e vado a pulirlo dalle basse frequenze che non servono a niente e anche da quelle alte che sono inutili. Ok, adesso vado a vedere qual è la frequenza fondamentale del kick, in questo caso è 53 Hz. Vado sulla baseline, inserisco un EQ8 e vado a scavare con l'equalizzatore esattamente a 53 Hz per dare così spazio al kick. Creo una campana. Perché se guardiamo anche il basso ha la frequenza fondamentale sui 53 Hz e quindi cozzerebbero insieme. Passiamo alla baseline, inseriamo un sidechain input dal kick. Molti di voi abbassano la threshold e a posto, ma invece no. Intanto clicchiamo qui che almeno vediamo cosa succede. Poi Ableton ci dà la possibilità di usare un equalizzatore e questo è molto importante perché possiamo tagliare la baseline filtrando la nostra sorgente di input, cioè il kick. In questo caso userò un filtro passabasso e andrò a sidechainare solo le basse frequenze del kick. Il volume del kick e del basso sono molto bassi in confronto agli altri suoni, verrebbe in automatico di aumentare loro, ma non conviene mai, quindi vado a diminuire tutti gli altri suoni delle drums. Passiamo al clap, inseriamo un EQ8, andiamo a pulirlo delle basse frequenze che sono sporco e basta e li coloro un po' aumentando la frequenza principale. Passiamo agli shakers, anche qua non ci sono basse frequenze, chi se ne frega, e vado a colorarle aumentando un po' le alte frequenze. Potrei aggiungere un po' di reverbero, ma non esageriamo. Per quanto riguarda i tom, voglio che seguano il kick, cioè gli copio il filtro che ho messo prima sul kick. In questo modo, quando il kick non picchia, stanno calmi anche loro. Quando poi inizia a picchiare il kick, anche i tom entrano in azione. Passiamo agli hi-hats. Non ci sono basse frequenze, ma le pulisco lo stesso perché voglio passare notte tranquille e vado a colorarli aumentando il finale sulle alte frequenze. Ok, passiamo al pluck. Anche qua inserisco le Q8 e vado a togliere le basse frequenze. Ho sbagliato. Vado a togliere le basse frequenze perché non c'entra niente con la baseline. Troppo. Ricordate che avevamo configurato il filtro qua? Adesso andiamo a mappare questa automazione. Facciamo iniziare il suono piano piano, andiamo a salire, salire, salire e poi a scendere. Do un leggero riverbero. Passiamo agli accordi. Configuro anche qua il filtro sul piano di lavoro e vado ad automatizzarlo. Stessa storia del pluck, lo faccio iniziare piano piano. Faccio salire, salire, salire per poi scendere. Anche qua un bel EQ8, andiamo a togliere le frequenze che non ci interessano.
andiamo ad applicare la sidechain compression, anche qui input dal kick. In questo caso utilizziamo le Q8 però con un filtro passa alto. Lo tolgo di qua. In questo modo solo quando il transiente iniziale del kick colpirà andrà a attivare il compressore. Il piano lo lasciamo così com'è. Lo tolgo di qua. Rimetto qua. Ok, vocal, stessa storia. Q8, puliamo dalle basse frequenze. Prendo il sidechain che avevo creato prima e ce lo copio sopra. Aggiusto leggermente la release, la threshold e la frequenza dell'equalizzatore. E ve lo devo dire anche qui. Equalizzatore e via. Ok, passiamo al synth. Con un filtro lo faccio entrare piano piano. C'è un rumore strano, sembra una correggia. Provo a modificare l'attacco. No. Allora, copio il sidechain che ho messo negli accordi, lo metto anche qua. Ok. Ah, già quasi mi stavo scordando. Il Q8 e tagliamo le basse frequenze. Già è migliorato questo suono. Copio il vocal. E ci siamo, la nostra traccia è finita. Quasi dimenticavo, vi ricordate il limiter che avevamo inserito all'inizio? Lo spengiamo, doppio clic e tada! Il video è terminato, è stato un video abbastanza tosto. Mi dispiace di non aver approfondito alcuni concetti, ma altrimenti questo video sarebbe durato quanto la trilogia del Signore degli Anelli. In futuro sicuramente porterò dei singoli video su questo canale per affrontare in modo più dettagliato ogni singolo argomento che riguarda la produzione della musica elettronica. Se il video ti è piaciuto lascia un like e fammi sapere nei commenti cosa vuoi imparare nei prossimi tutorial. A presto!